Ciao a tutti, sono Paolo e faccio il pittore. In questo video vorrei parlarvi dei pennelli, quali pennelli comprare, e ci tengo a precisare che tutto ciò che vi dirò in questo video è frutto degli insegnamenti dei miei maestri in accademia. Il set di pennelli che vi andrò a consigliare è più per chi predilige una pittura figurativa. Infatti durante questo video vi dimostrerò come usare i pennelli e perché vengono usati determinati pennelli anziché altri. Quando si è alle prime armi, secondo me conviene già comprare dei buoni pennelli, prima di tutto perché se puliti e tenuti in ottime condizioni possono durare nel tempo, per anni, ve lo posso assicurare. E anche quando ci sembrerà che il pennello non sia più adatto al suo utilizzo originale, potremo adattare tutto quanto ad altri utilizzi. Però magari questo ve lo farò vedere in un altro video. Ma adesso non perdiamoci in chiacchiere e iniziamo. Come potete vedere alle mie spalle esistono tre macro tipi di pennelli. Quello duro, solitamente in setola, quello più morbido, solitamente in pelo di bue, e poi ci sono gli sfumini, che anch'essi sono in pelo di bue, e vi farò vedere poi nel video qual è il loro utilizzo. Incominciamo a parlare dei pennelli, quelli in setola, cioè questi. Principalmente questi piatti, dal 2, 4, 6, 8 e anche 10, non costano tantissimo e possono essere anche trovati nelle ferramente. Naturalmente conviene comprare un pennello che sia in setola di maiale, ma non vi spaventate, prezzi comunque da 1 massimo 2 euro. Questi pennelli, e credo si veda adesso, servono a stendere il colore ad olio perché non prendono così tanto colore, non assorbono così tanto colore, e quindi aiuta a stendere nella prima fase del dipinto il colore. Piace anche utilizzare questi tipi di pennello che sono appunto rotonda, sono molto utili anche per andare a stendere porzioni di colore senza però rubare alla tela tanto colore ad olio. Poi passiamo al secondo tipo di pennello, cioè quello più morbido. A parte questo, questi tre sono in pelo di bue originale. Questo dovrebbe essere sintetico, ma comunque di una marca di pennelli ottima. E questi pennelli vengono utilizzati nella seconda fase del nostro dipinto, quando, data la prima stesura di colore con i pennelli in setola, questi aiutano prima di tutto ad ammorbidire magari le pennellate dure taglienti di questi pennelli, e servono comunque a stendere maggiormente il colore ad olio. Difatti, come potete vedere nel video, questi pennelli sono molto più morbidi e assorbono più colore. Difatti necessitano di maggior manutenzione poi nella pulizia. Naturalmente tra questi inserisco anche i pennelli di precisione, che possono essere questi, quindi tiralinee o pennellini davvero piccoli per andare, come nel mio caso, a fare dei dettagli piccolissimi sull'occhio, insomma quei dettagli che normalmente con certi pennelli non riusciresti a fare. E poi passiamo al terzo tipo di pennelli, quelli magici, gli sfumini. I tre che preferisco sono questi. Questi due in pelo di bue sono un 2 e un 6 o forse un 8 se non sbaglio, e in realtà servono a fare la sfumatura tra due colori. E poi c'è questo, il pennello magico, che consiglio vivamente a tutti, che è un pennello a ventaglio in pelo di tasso ed è veramente magico.
data la sua grande forma, questo è un numero 8, riesce a coprire veramente grandi spazi sulla tela. Difatti, come starete vedendo, un corpo o più colori riescono ad essere sommati, sfumati tra di loro, ma senza che si vadano a creare dei tagli. Questo lo utilizzo molto, specialmente quando realizzo i miei corpi, no? Quando vado a creare lo scheletro, l'underpainting, ma poi anche successivamente, una volta posizionati i toni, le masse, i mezzi toni, con questo è una meraviglia, poi, perché tutto si va ad amalgamare e non si sentono più questi tagli prepotenti. Naturalmente potrei andare ancora più nel dettaglio presentandovi altri pennelli che hanno altre funzioni, però credo che questi siano i migliori per incominciare e vi consiglio appunto di comprare pennelli di qualità, perché, come ho già detto all'inizio, possono durare nel tempo. Spero di essere stato utile appunto magari per qualcuno che vuole approcciare il mondo della pittura, delle prime armi, non sa quali pennelli comprare. Se avete consigli, domande o cose varie, non esitate a lasciarmi un commento. Se volete condividere la vostra esperienza o anche il vostro metodo di pittura, potete lasciare un commento qui sotto, e se ritenete possa avervi dato informazioni utili, di lasciare un mi piace.